Ciao a tutti, è da un po' di tempo che non vediamo un prodotto Soundcore e per la recensione di questa settimana ho deciso di raccontarvene uno che sembra interessante ad un costo contenuto. Sto parlando delle P30i True Wireless in-ear che implementano il Bluetooth 5.4 e hanno alcune caratteristiche che non ci aspetteremmo di trovare nella fascia di mercato sotto i 50 euro. Avremo tempo di capire insieme pregi e difetti, ma non voglio dilungarmi troppo, quindi vediamo che cosa troviamo in confezione quando le portiamo a casa. La confezione contiene tutto quello che ci aspetteremmo da auricolari in-ear. Oltre alla custodia con gli auricolari all'interno troviamo infatti la guida rapida in lingua inglese, un cavo USB-A USB-C di circa 20 cm e infine un blister dove trovano posto i gommini supplementari taglia S ed L. La custodia ha diversi tratti distintivi che la caratterizzano. Al di là della colorazione azzurra di questa variante, sul lato superiore vediamo il logo Soundcore inciso nelle plastiche con finitura lucida. Nella parte frontale abbiamo una piccola tacca in rilievo che aiuta a capire quale lato stiamo maneggiando e un'ansa nera che, oltre a favorire l'apertura del coperchio, contiene un LED largo quanto l'ansa stessa. Nella parte posteriore abbiamo solo la porta USB-C per la ricarica, mentre manca il pulsante per avviare la procedura di accoppiamento, che si dovrà avviare tenendo premuti contemporaneamente i due auricolari. La particolarità della custodia sta nella parte inferiore, perché questa si apre e può essere utilizzata come stand per uno smartphone, posizionandolo in questo modo. Non è una funzione strettamente necessaria, ma visto che è probabile che le avremo con noi sia lo smartphone che gli auricolari, sapere di poter sfruttare la custodia anche per questo scopo è un plus. Le dimensioni di 5,7 x 4,9 x 2,9 cm e un peso di 53 grammi la rendono un po' scivolosa tra le mani perché è liscia e non offre molto grip, anche se si tiene bene nella tasca dei pantaloni e le impronte non si vedono. La costruzione è a due facce, se consideriamo la parte inferiore è ottima, ci sono buone plastiche, i materiali sono buoni, così come l'assemblaggio. Se invece consideriamo il coperchio notiamo subito che è un po' leggerino e difatti flette abbastanza. Ad ogni modo l'area che va a contatto con gli auricolari è rivestita da un materiale soft touch che previene dai graffi. Non so a voi, ma quando guardo le P30i queste mi mettono una certa allegria, le trovo simpatiche da vedere, non so se riesco a spiegarmi. Le forme arrotondate, il bastoncino cortissimo e i colori le rendono accattivanti. Partiamo dal bastoncino quindi, che è l'unico lato dell'auricolare ad avere una finitura opaca e nella parte superiore, subito sotto, dietro il logo Soundcore, è posizionata l'area touch. Il resto dell'auricolare è invece lucido e la capsula è di forma ovale. Capiremo più tardi cosa significa questo in termini di comfort. Queste P30i, vuoi anche per la fascia di prezzo, non hanno il sensore di prossimità, quindi non c'è modo di avviare automaticamente la traccia audio quando li indossiamo, ad esempio. Però implementano la riduzione attiva del rumore che Soundcore chiama Advanced ANC, e lo fanno grazie ai due microfoni posizionati in questo modo. Il primo è posizionato in prossimità dell'ugello, non so se si riesce a vedere perché il nero non aiuta. Il secondo invece è al fondo del bastoncino e direi per fortuna che è nella metà azzurra, così che almeno questo lo vediamo bene. Per concludere è presente una rettina metallica a protezione dell'ugello, mentre il gommino ne è sprovvisto. Ora che abbiamo visto come sono fatti gli auricolari, capiamo qualcosa di più circa il grado di comfort che offrono. Prima di tutto il peso, che è di 4,4 grammi e le colloca in una posizione intermedia rispetto ad altri prodotti simili. Non sono leggerissime, ma nemmeno troppo pesanti. Secondo aspetto, le dimensioni della capsula. Se una capsula a goccia parte larga e si riduce verso l'ugello, quella a forma ovale come queste P30i mantiene delle dimensioni regolari. Questo si traduce in un comfort buono, ma non sempre ottimale. Il peso dell'intero auricolare e la dimensione della capsula ce li fanno sempre percepire nelle orecchie, non hanno la tendenza a non essere più percepiti dopo un po' di tempo. Inoltre, viste le dimensioni generali anche del bastoncino, le consiglio solo a chi ha le orecchie di dimensioni medie. Per orecchie piccole si potrebbe andare incontro a qualche fastidio o a percepire un ingombro maggiore a ulteriore discapito del comfort complessivo. Per chi ha orecchie nella media invece vale quanto detto prima, sono abbastanza comode e il senso di occlusione non è troppo elevato. Qualche rumore di fondo infatti passa sempre.
Chi volesse utilizzarle in ambienti particolarmente rumorosi sentirebbe sempre alcune voci o rumori filtrare, anche durante l'ascolto musicale. Questo comportamento lo abbiamo con l'ANC spento, se lo attiviamo riusciamo a filtrare qualcosa di più, ma mai completamente. L'applicazione Soundcore è disponibile sia per Android che per iOS e gestisce queste P30i senza alcun problema. Nella schermata principale abbiamo le informazioni sulla batteria degli auricolari ma non della custodia. Abbiamo poi la possibilità di gestire la soppressione del rumore tra cancellazione del rumore, normale e modalità trasparenza. In quest'ultima modalità possiamo solo abilitare la riduzione dei rumori del vento, mentre con la cancellazione del rumore possiamo decidere la tipologia tra adattiva, manuale o in base al luogo in cui ci troviamo. Scorrendo verso il basso abbiamo le modalità di equalizzazione, ben 22 diverse, anche se io ho mantenuto la firma sonora di default, e poi la possibilità di crearne di personalizzate. Tra le altre funzioni, accessibili dall'icona in alto a destra, vi segnalo la gestione del multipoint, lo spegnimento automatico e l'aggiornamento firmware. I controlli invece sono minimali, nel senso che sia il tocco singolo che quello triplo sono disabilitati. Rimangono quindi il doppio tocco che sul destro esegue il comando di play e pausa, mentre sul sinistro va alla traccia successiva, e il tocco prolungato che invece attiva la riduzione del rumore. La lista delle azioni da cui attingere cambia in base al comando. Per il tocco singolo possiamo scegliere tra la gestione del volume o quella delle tracce, mentre sugli altri comandi abbiamo in più l'attivazione dell'assistente vocale o la gestione dell'ANC, dove possiamo scegliere anche le modalità da attivare. Da segnalare che l'applicazione fa consultare ma non modificare i due comandi per la gestione delle chiamate, dove con il doppio tocco accettiamo, mentre con quello prolungato rifiutiamo la chiamata in entrata. Montano un driver da 10 mm e hanno una firma sonora che renderà felici tanti utenti. Sono accompagnati dai codec AAC ed SBC e per fortuna direi, infatti con l'AAC possiamo utilizzarle senza problemi con la maggior parte dei dispositivi in commercio, anche quelli con qualche anno sulle spalle. Detto questo, due considerazioni prima di darvi qualche dettaglio in più. Hanno un volume molto alto, utile per poterle utilizzare in ambienti rumorosi. Penso ad esempio a chi lavora in un cantiere o ha bisogno di sentire l'interlocutore dall'altro lato. Ecco, con queste non avrà particolari problemi, anche se, come vi ho detto prima, qualche rumore filtra sempre, quindi fate attenzione a questo aspetto. Seconda considerazione da fare è che il suono è sempre gradevole, ma molto sbilanciato verso i bassi. Tra l'altro c'è anche la funzione Bass Up di Soundcore che li potenzia ancora di più e l'azienda stessa ne fa uno dei punti di forza di questo modello. Quindi se ascoltate un certo tipo di musica dove i bassi sono preponderanti, allora le adorerete. Se invece preferite qualcosa di più neutro, ecco, magari non fanno per voi. Gli alti sono meno presenti, spiccano meno rispetto ad altri modelli e le voci, seppur riprodotte piuttosto bene, sono messe un po' in secondo piano rispetto al resto. Ad ogni modo sono sicuro che queste P30i sapranno soddisfare e risultare godibili per la maggior parte degli utenti. Se le avete a disposizione e volete ascoltare un brano in grado di comprendere meglio quello che vi ho appena descritto, vi consiglio l'ascolto del brano in sovraimpressione. Noterete come siano proprio i bassi ad emergere in modo prepotente. Se volete, fatemi poi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto e ANC attivo. Se consideriamo che i microfoni a disposizione sono soltanto due, queste prove evidenziano una soppressione del rumore di buon livello. La voce rimane sempre udibile, anche se senza l'ANC i rumori di fondo risultano piuttosto presenti, mentre con l'ANC attivo gran parte dei rumori viene invece filtrata dagli algoritmi implementati. Insomma, dei buoni risultati se li mettiamo in relazione al costo. Soundcore dichiara una durata della singola ricarica di 10 ore, ma senza specificare in quali condizioni sono stati eseguiti i test. Ebbene, con il volume impostato all'80%, il codec AAC e la mia solita playlist, queste P30i hanno suonato ininterrottamente per poco più di 9 ore. Direi pertanto che le 10 ore dichiarate sono facilmente raggiungibili diminuendo il volume.
Soundcore dichiara anche che è possibile fare fino a 45 ore con la batteria inclusa nella custodia. Questo significa che abbiamo a disposizione altre 3 ricariche e mezza, che nelle condizioni del mio test portano la durata reale a 40 ore. Un risultato ottimo che ci fa stare tranquilli anche se vogliamo fare un weekend magari fuori casa e non abbiamo modo di ricaricarle. Se abilitiamo la soppressione del rumore, le prestazioni calano di circa il 30%. Questo significa che con una carica facciamo circa 7 ore di utilizzo continuativo. Anche questo, se ci pensiamo, è un risultato di tutto rispetto che pone le P30i nella fascia alta per le prestazioni in questo ambito. Se poi volete utilizzare per le chiamate vocali tramite Teams o Zoom, allora sono perfette, non vi lasciano a piedi nemmeno dopo 7-8 ore di uso continuato. Insomma, vi stancate prima voi di loro. Per finire, questo modello non offre la ricarica wireless, ma implementa quella rapida parziale che con 10 minuti di ricarica offre fino a 2 ore di ascolto. E veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro, come sempre, un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personale pagella. Voglio riassumere queste P30i con 2 aggettivi: simpatiche, perché sono effettivamente carine da vedere, sono disponibili in 5 colori diversi tra cui questa variante celeste, e concrete, perché funzionano bene, hanno quasi tutto ciò che serve, compresa la riduzione del rumore e una batteria di lunga durata. Lascia un po' perplessi, fatemi dire, l'ergonomia in generale, ma non la comodità, aspetti comunque che vi lascio riassunti qui di lato come al solito. Non deludono invece dal punto di vista sonoro, suonano in quel modo che definirei piacione, ovvero con dei bei bassi profondi che faranno la felicità di molti. Di listino costano 49,99, ma si trovano spesso in conto e in questo momento, ad esempio, è disponibile un coupon del 30% che ne riduce il prezzo a poco meno di 35 euro. Mi raccomando, ricordatevi di attivare il coupon prima di procedere con il pagamento. Comunque, in descrizione trovate il link diretto se siete interessati. Ecco, in questa fascia di prezzo vanno in competizione con le Redmi Buds 5, ad esempio, ma se la giocano senza problemi e anzi hanno dalla loro un'autonomia migliore. Insomma, se state cercando dei buoni auricolari true wireless, moderni, con un look riconoscibile e prestazioni adeguate, prendetele in considerazione ora che ve ne ho raccontato i dettagli. Ah, dimenticavo, lo stand per smartphone, che la custodia include, è una funzione interessante che ci può tornare utile in diverse situazioni. Bene, anche per questa settimana è tutto, vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine e vi ricordo il canale Telegram dove potrete trovare magari questo esemplare oggetto dei test a circa la metà del prezzo di listino. Se questo video vi è piaciuto o vi è stato di aiuto per un regalo di Natale dell'ultimo minuto, mettete un like e meglio ancora iscrivetevi al canale così da rimanere sempre aggiornati. Alla prossima!